Mentre la lunga notte degli anni bui copriva l'Europa e l'oscurità copriva le persone, la lampada della verità brillava ancora lucente in Scozia e Irlanda. Questi due paesi al limite del mondo conosciuto resistevano come una muraglia alla minaccia della tirannia religiosa che avanzava. La Scozia, in particolare, come i valdesi nel nord Italia, trovò nelle montagne scoscese la sua fortezza. Iona è un'isola remota che è diventata famosa nella storia cristiana. Divenne un nodo centrale nella Chiesa celtica per molti secoli, preservando la vera fede biblica, insegnando, istruendo e inviando missionari. La storia di Iona inizia con un uomo chiamato Columba, che era di origine irlandese e di stirpe regale. Visse in Irlanda e lavorò lì fino all'età di 32 anni e dall'età di 25 a 32 gli è stata accreditata la fondazione di 300 chiese. Con un profondo spirito missionario che ardeva in lui, si imbarcò a Derry nel 563 con 200 compagni e arrivò in Scozia. Attraccarono qui a Iona, poco distanti dalla costa dell'isola di Mull, in questa baia che oggi si chiama Columbus Bay. Nonostante il fatto che trovarono un'isola spoglia e spezzata dal vento, costruirono case, piantarono sementi e furono una scuola cristiana che avrebbe in seguito ottenuto la miglior reputazione per gli studi biblici e le scienze. Gli studenti ottenevano un'educazione a tutto tondo e oltre alle lezioni passavano del tempo facendo fatica fisica, con attività di giardinaggio, panificazione, allevamento, preghiera e canto. Spesso gli studenti dovevano passare 18 anni studiando, prima di essere pronti per il ministero del Vangelo. Non era un monastero e non erano monaci, era un grande istituto di addestramento per missionari. La Bibbia era un elemento centrale per Columba e per la scuola di Iona. Columba costruì una chiesa solo e solamente basata sulla Bibbia e lui stesso fece 300 copie del Nuovo Testamento di sua propria mano. Provate a immaginare quante copie fecero i suoi studenti e colleghi insegnanti in tutti gli anni in cui la scuola ebbe sede qui, su questa piccola isola di Iona. Seguivano i comandamenti della Bibbia, tra cui l'osservanza del quarto comandamento. Infatti la chiesa di Iona osservò il sabato per molti secoli. In molti modi i credenti di qui preservarono una fede che era stata loro tramandata per generazioni, sin dai primi credenti. Non si vedevano come riformatori o come separati da Roma, perché la fede che conservavano era diffusa da molto più tempo. Columba faticò qui per 34 anni prima di passare a miglior vita il 9 giugno, di sabato. Iona rimase per molti secoli il centro principale della Chiesa celtica, mandando missionari dalle coste della Scozia fino alla Chiesa sul continente. I seguaci di Columba rimasero su quest'isola per 641 anni, prima di essere mandati via dai monaci benedettini. Iona è qui ancora per noi oggi e ci dà una lezione sul lavoro missionario che ebbe luogo qui. Anche se oggi molte persone vengono per trovare un momento di pace, riflessione e contemplazione, un luogo dove potersi sentire più vicini a Dio, non possiamo negare l'opera che trovò luogo qui. Forse Dio vi sta chiamando ad andare e imparare, come i missionari che venivano qui per imparare e essere pronti al servizio. Forse Dio vi sta chiamando a imparare ad andare in missione. Forse vi sta chiamando a una vita di ministero a tempo pieno. Forse vi sta chiamando a cambiare completamente il corso della vostra vita. E se Dio vi chiama, non indurite il cuore e seguite la guida del Signore.